Buonasera a tutti gli amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao Serena, complimenti per la scelta della copertina che mi sembra veramente molto potente. Spiegheremo poi i motivi filosofici E non. Esatto. Filosofici e non. Allora, bene ragazzi, voi sapete che di solito le copertine, le locandine le fa Marco. Stavolta per non sovraccaricarlo di lavoro ho deciso di farla io, ma come avete capito Marco non è molto felice della copertina che No, io fa. ho Quindi apprezzato molto. certo, si sente dal tuo tono di voce. Ci ravviso qualche tono, qualche elemento subliminale un po' spinto, però Ecco. Quindi questa sera la puntata è: cosa pensate voi della locandina di questa sera? Quindi agevoliamo, non ci vedete qualche elemento subliminale? vediamo cosa capiscono loro da Ecco, questo vediamo. messaggio, okay? Sono d'accordo. Ecco, intanto Simo ci dice: aspettiamo la copertina degli Avengers. Allora guarda, intanto stasera ho scoperto una cosa interessante, che noi ci chiamiamo Movimento Roosevelt perché ovviamente Roosevelt è colui che ha permesso la creazione dello Shield, quindi stasera ho scoperto questo, quindi ecco, partiamo da qua. Vabbè, dopo questa introduzione ovviamente un po' ironica così, Marco, passiamo all'argomento della serata, che come sempre è un argomento particolarmente attuale. Beh, insomma, io partirei dicendo che 2000 anni fa qualcuno ci disse: sorgeranno falsi profeti e inganneranno molti. Ed è soprattutto ovviamente la seconda parte della frase che è ciò che interessa a noi. E allora, questa sera intanto proveremo a dare una risposta a chi sono i falsi profeti e soprattutto come operano. Ovviamente non abbiamo ovviamente l'arroganza di poter dare una risposta definitiva, perché i falsi profeti si manifestano sotto tantissime modalità e operano in infinite modalità. Quindi su questo ovviamente non possiamo dare una risposta definitiva, ma cercheremo insieme a voi, anche se in chat volete mettere le vostre considerazioni, cercheremo di dare una risposta almeno insomma attendibile a questo argomento. Quindi chi sono innanzitutto i falsi profeti? I falsi profeti sono quelli che comunque continuano diciamo così, a profetizzare sempre tutti quegli eventi che poi non si manifesteranno. E lo fanno in modo da creare comunque paura e terrore. Diciamo che la parte principale è proprio quella della paura. Questi sono i falsi profeti. Noi sappiamo tra l'altro che il libro più venduto di tutta la storia è pieno di profezie e sono quasi sempre profezie apocalittiche. No? Quindi giusto per utilizzare un termine molto inflazionato. In realtà noi sappiamo che, vabbè, magari possono essere state anche corrette alcune profezie, però sappiamo che si può agire tramite il libero arbitrio per modificare il decorso degli eventi. E quindi i falsi profeti sono appunto tutte quelle persone che agiscono incutendo paura. In realtà il vero profeta non incute paura, ma racconta quelle che sono le cose, gli eventi, le situazioni che magari egli stesso percepisce o percepisce in sogno, gli vengono date delle informazioni tramite canali altri, chiamiamoli così,
ma in realtà è anche colui che ti dice: però attenzione che questo è ciò che accadrà se voi, o se voi non farete niente per modificare lo stato attuale delle cose. E nel momento in cui invece si utilizza il libero arbitrio, tutte queste profezie possono essere, possono non manifestarsi o manifestarsi in modalità diverse. Premetto anche che l'utilizzo del libero arbitrio sia in senso positivo che in senso negativo, quindi sia in relazione alle profezie di distruzione, ma anche a profezie di qualcosa di costruttivo. Però, ripeto, i falsi profeti lavorano principalmente sull'incutere paura e terrore. Ma perché lavorano su questo? Perché lo sappiamo bene che è in quella maniera che si riesce a mantenere un determinato ordine ovviamente lo mettiamo tra virgolette, che fa comodo a determinati individui. Quindi quelli che io definisco falsi profeti, tra l'altro, sono anche quelli che hanno la pretesa di dare la soluzione a tutti quanti, soprattutto facendo un copia e incolla. Oppure sono quelli che ti creano i problemi per poi dire tu segui me che la soluzione ce l'ho io. E guardate che questo non avviene solo in senso distruttivo, avviene anche tra tutti quegli ambienti cosiddetti spirituali, anche, anzi soprattutto negli ambienti spirituali. Ormai sono nati talmente tanti maestri spirituali, sono diventati tutti guru e tutti quanti che partono e dicono wow, ti sei reso conto che hai quel problema lì? Tu magari fino a 10 secondi prima non sapevi manco di averlo. Bene, tu fai quello che ti dico io perché io ho risolto facendo così e tu vedrai che se fai esattamente quello che faccio io, risolvi anche tu. Ti do io il metodo, ti do io la tecnica, ti do io il prodotto. Ecco, questa è una modalità di falsa profezia. Allora Marco, io prima di andare avanti vorrei però sentire un attimino te, cos'hai da dire, perché poi volevo focalizzarmi su un messaggio che ho visto anche di Simo e quindi volevo focalizzarmi un po' Immagino su che sia questo. questo. No, ok. Questo riguarda principalmente te, è quello dopo. Quindi eccolo qua, esatto. Però prima di parlare di questo messaggio, volevo sentire un po' te in relazione a questa breve introduzione. Allora, intanto mi fa molto piacere che tu abbia svelato subito il collegamento con la copertina, dando proprio appunto il simbolo di tutto questo, che è incutere paura nelle persone. Il messaggio ovviamente era riferito, il messaggio subliminale si riferiva esattamente a questo. Ciò Come detto, vedete Marco questa sera è molto sincero a proposito di falsi profeti. certo, assolutamente, devo mantenere una coerenza del titolo e del dibattito. Ma alla fine E svelerai a tutti quanti qual è la tua idea di questa copertina o ci lascerai così? beh, mi sembra che più evidente di così, cioè andremo poi su un comunque dicevamo appunto, ma allora scherzi a parte, diciamo che, come sempre provo a fare il mio mestiere, cioè a ribaltare il problema. Perché? Perché noi appunto ci concentriamo sull'individuazione del falso profeta, del falso leader, di quello che invece lo è per davvero, di quello che lo è, ma non proprio vero vero, la famosa, etichetta che ho coniato delle varie gradazioni di purezza e così via. Ma non è che niente, il problema non è tanto
il presunto leader puro, semi-impuro, falso, ma il problema forse è da parte di chi lo cerca. Mi spiego. Ovviamente sorgeranno, e sono sempre sorti, sia leader veri che leader falsi. E intanto quello che mediamente ha distinto queste 2 tipologie non è tanto l'aver vinto o l'aver perso, ci sono anche tanti leader che hanno vinto, ma con una sconfitta dei più, quindi hanno vinto per loro sostanzialmente, hanno fatto una vittoria personale e questo non si addice molto alla figura di un profeta, a meno che non rientriamo nell'ambito apocalittico appunto. Ma ci sono anche tanti invece che hanno combattuto delle battaglie, hanno profetizzato delle grandi vittorie, dei grandi progressi, ci sono riusciti, ma questi riguardavano i molti appunto, non riguardavano loro stessi o pochi. E se invece di provare a distinguere fra il vero profeta, il falso profeta, il profeta semi-impuro, provassimo invece a raccogliere, a rispettare e ad ascoltare soprattutto le idee e i progetti di tutti, tenendocene per noi buoni e riflettendo su tutti, ma cercando di avere un minimo di discernimento, di non seguire ciecamente quello che in quel momento sembra la cosa giusta. Se provassimo, per esempio, a ragionare un po' più a lungo termine di quanto siamo abituati a fare di solito, e mai come questi 2 anni ci dovrebbero aver abituato a ragionare un po' più in là. Quindi a vedere quella cosa che sì, effettivamente in quel momento uno dice: "Ma come faccio a pensare o a dire che sia sbagliata? È l'unica soluzione", senza capire però che spesso chi ti dà la soluzione, come diceva Serena, può corrispondere alla stessa persona che ti ha cagionato lo stesso problema. L'esempio che faceva dei famosi guru, che sarebbe come dire: io ascolto una persona che ha subito un intervento, gli viene asportato un rene perché aveva delle gravi patologie, dei gravi problemi, ovviamente l'intervento riesce, questa persona sta benissimo e quindi ti dice: "Guarda che io stavo malissimo, vedrai, asportati anche tu un rene e starai bene come me." Ovviamente lui non sta mentendo, ma quella soluzione andava bene per lui, per i problemi che aveva lui. Il che non vuol dire che se io prendo tutta la popolazione e gli asporto un rene, automaticamente li faccio stare bene. Anzi, c'è un'anticchia di rischio che staranno molto più male in tanti. E quindi da cosa dipende questo? Dalla scelta che facciamo noi. Non tanto ci sarà sempre qualcuno che, utilizzando la metafora poco fine, ci proporrà di asportarci un rene per stare benissimo come effettivamente sta lui e magari ne è veramente convinto, non ci sta neanche provando a prendere in giro, perché lui sulla sua pelle, sulla sua esperienza ha provato quelle sensazioni. Ecco, la differenza la fa chi c'è dall'altra parte, chi è sull'altra sponda che appunto prova ad ascoltare. Ecco, chiudendo con una citazione che a me piacque moltissimo, che trovai su uno dei libri del nostro grande Carpeoro, è stata quella che uno dei personaggi rifletteva con l'altro e gli diceva: "Ma ti sei mai chiesto perché abbiamo 2 orecchie e una sola bocca? Forse perché dobbiamo ascoltare il doppio del tempo che utilizziamo per parlare." Ecco, diciamo che se adottassimo bene questa cosa qui e quindi passassimo il doppio del tempo ad ascoltare, ma ad ascoltare veramente, non a sentire, son 2 robe diverse, e soprattutto non a sentire solo quello di cui sappiamo già in partenza che siam d'accordo, perché se no a 'sto punto ci sono gli specchi che svolgono questa funzione a gratis e la svolgono perfettamente, cioè ti ridanno sempre indietro l'immagine di una persona che dice esattamente quello che tu pensi. Ecco, se impariamo questa cosa,
automaticamente diventerà molto, molto, molto più semplice non il fatto che falsi profeti sorgano, ma il fatto che falsi profeti possano riuscire a determinare qualcosa, diciamo, riuscire a effettivamente ingannarci. Grazie Marco. Allora io vorrei mettere insieme appunto il messaggio di Simo. Chiedo scusa per quelli che hanno scritto messaggi prima di questi che non li ho letti, quindi magari mi sono persa qualcosa oltre i saluti. Allora, Ero arrivato qui, dicevo, ringraziamo Maria Teresa che ci abbraccia da Bergamo, penso che sia una nuova perfetto. amica. Okay, allora, che non mi fanno paura le profezie, ma l'uomo nel realizzarle, che si collega appunto con quello di Vissia subito, sotto, che dice: "A me è stato detto che le profezie esistono per scegliere se farle realizzare o cambiare, senza fare la fine di Anakin Skywalker." Insomma, giusto per rimanere sempre nei messaggi dei film. Esatto. Allora, era quello che dicevo poco fa, il discorso appunto per quanto riguarda Vissel, il discorso del libero arbitrio, che quindi noi abbiamo questa capacità e lo possiamo decidere. Noi non possiamo in realtà cambiare il passato, ma possiamo decidere come creare il nostro divenire. E mentre per quanto riguarda Simo, sì, sono assolutamente d'accordo che praticamente siccome in un testo c'era scritto così, allora noi dobbiamo farla, dobbiamo realizzare questa cosa, oppure la tradizione ci dice che era così e allora la dobbiamo fare di tutto perché questo si realizzi. In realtà no, in realtà le profezie dicono esattamente se tu non fai altro per modificare le situazioni si verificherà, ma d'altronde questo lo sappiamo. È facile fare delle profezie quando le situazioni rimangono sempre uguali, cioè, o comunque quando le cose sono scontate, cioè se io continuo a, a darmi una martellata sul dito, non è così cioè così difficile capire che questo dito me lo dovrò amputare poi, cioè è semplice fare una profezia di questo genere. Quando è che cambierò il decorso degli eventi? Quando invece di lasciar lì il dito lo tolgo, oppure quando metto giù il martello. Eh, ecco come si cambia il decorso degli eventi. Quindi i falsi profeti appunto sono coloro che ti dicono non cambiare nulla della tua vita perché si deve verificare questo, perché l'ha detto quella persona autorevole, perché l'ha detto quel testo che noi consideriamo un testo ovviamente di profezie. Io per esempio mi riferisco anche a un altro profeta, a un altro chiaroveggente che era appunto Nostradamus, ma ricordiamoci che stabilire a posteriori a cosa si riferiva quella quartina, beh, insomma, voglio dire, a posteriori non è che siamo tutti capaci, però è molto più semplice. E bisognerebbe averlo capito nel momento in cui lui lo scriveva a cosa si riferiva, perché a posteriori possiamo collegare quelle quartine comunque a qualsiasi cosa che a noi può andare bene. Ecco, quindi è importante anche quello, quindi anche tutte le profezie bibliche è semplice vedere che si sono verificate, le collego a qualcosa che mi fa comodo e ecco che avvengono. Però volevo tornare ad altri aspetti, su quelli appunto molto più attuali e molto più evidenti rispetto a queste che sono cose magari un po' anche globali, troppo diciamo che ci possono portare a qualcosa di astratto. Io invece vorrei andare proprio sul concreto ed è il motivo per cui ho messo quell'immagine nella copertina, che non è il motivo per cui Marco continua a ridere questa sera. Cioè,
falsi profeti quali sono? Beh, per esempio quelli che tutto peace and love, spiritualità, eccetera, eccetera, poi però c'è il loro vicino di casa che ha necessità, che ha qualche necessità, ha bisogno di essere aiutato, ma siccome mi sta antipatico, chi se ne frega. Questo è uno dei falsi profeti. Oppure tutti quei sedicenti guru, maestri spirituali che tra l'altro si autoproclamano tali, in realtà per diventare maestro in realtà dovrebbero dirtelo i tuoi allievi se sei un maestro. Comunque che si autoproclamano e che dicono appunto fate quello che dico io e vedrete che andrà tutto bene. Ok, giusto per rimanere su una frase molto inflazionata E state oggi. sereni, ovviamente. E state sereni, sì, esatto. State sereni in vigile attesa. Quindi, ecco, il problema è questo, che si sta in vigile attesa. Cioè si sta lì ad aspettare che sia il guru che ti dà la tecnica o il modo per uscire dalla tua condizione. In realtà solo tu puoi trovare il tuo modo per star bene. Non c'è mai un copia e incolla perché la vita di ognuno è diversa rispetto alla vita di qualsiasi altro. D'altronde anche il settimo specchio e seno, per chi magari ha approfondito questa tematica, ci dice proprio che non ci possiamo paragonare a nessuno perché la vita di ognuno è diversa, anche in una stessa condizione esteriore, in realtà ognuno di noi agisce o reagisce a seconda se facciamo azioni per meccanicità o per libero arbitrio in maniera diversa, perché comunque l'esperienza precedente, le conoscenze individuali sono comunque diverse, o comunque anche se abbiamo le stesse conoscenze, ma l'esperienza individuale è sempre diversa. Proveniamo da famiglie diverse, da ambienti familiari diversi, da ambienti, da situazioni, esperienze già anche preparto, postparto completamente diverse. Quindi i falsi profeti, per esempio, sono proprio anche tantissimi cosiddetti motivatori si atteggiano a guru spirituali, in realtà non lo sono, e voi lo scoprite nella vita di tutti i giorni, perché magari finché sono lì davanti ad un gruppo, bellissime parole, tutto stereotipato, poi li vedete in mezzo al traffico e si arrabbiano perché uno gli taglia strada. Cioè, quindi che guru spirituale è? Esattamente che tipo di meditazione ha fatto per arrabbiarsi in quel momento? Cioè, in realtà il vero guru è quello che sa gestire ogni situazione senza far prevalere le basse pulsioni. E poi c'è tutto il discorso della manipolazione comunicativa, ma di questo ne parliamo dopo. Marco. Non mi si sbloccava il microfono, ho dovuto dare un colpo più secco. Sì, Pensavo fossi rimasto così, insomma, abbagliato da tutto quello che ho detto fino quello adesso. sì, quello sì. Appena Okay. prima di provare a disattivare il microfono, sì, effettivamente era Ma quello. infatti vedi che il mio sfondo c'ha questo effetto abbagliante. Sì, sì, assolutamente sì. È proprio quello unitamente ovviamente alla dicevo, stasera mi volete far parlare male. Non No. si può fare questa roba qui. Allora no, sì, sono perfettamente d'accordo, con quello che dicevi prima tu. Ehm, è molto strano come tante volte, ormai si faccia molta confusione e si riesca poco a distinguere tra, azioni, gesti, cose anche
abbastanza frivole o comunque abbastanza estemporanee con quelle che una volta erano i valori, i principi, che sono cosa ben diversa. Cioè mentre un valore, un principio può sicuramente considerarsi in certi casi universale, universalistico e può sicuramente fare il bene dei più. Io, per esempio sono cresciuto con i miei nonni che erano un po' vecchio stampo, venivano dal mondo contadino e nonostante poi si siano trasferiti in città hanno mantenuto, quel tipo di modo di pensare, di agire. E da loro ho sempre visto e appreso come agissero non in funzione di quello che era conveniente fare in quel momento, ma per esempio fra i loro valori c'era quello di poter camminare per strada sempre a testa alta, quindi fare anche la cosa in quel momento meno conveniente, rimetterci anche sul momento, ma poter nel lungo termine, in un certo senso mantenere fede, mantenere, costante quel valore, quel principio al quale uno ha indirizzato il proprio modo di vivere. Ecco, adesso si fa molta più attenzione invece, a cose più futili, si tende a fare o anche a distinguere le persone su cose molto più futili, su quello che hanno deciso su un determinato tema, su quello che pensano su quello che è accaduto 2 giorni prima, su una scelta che hanno fatto in un momento estemporaneo della loro vita. E questo viene confuso per dare quelle famose etichette, che poi appunto spesso servono ai cosiddetti falsi profeti, per distinguere fra i fedeli e gli infedeli, i puri e gli impuri. Ecco, un tempo forse, c'era più distinzione non tanto su queste cose effimere, ma su cose molto più profonde. Giudicare la vita o comunque giudicare non è un termine bellissimo, però mettiamola così, fare un consuntivo di quello che è una persona, di quello che è stato una persona o di quello che è una persona nella sua vita, in funzione non tanto di quello che dice o che predica, ma in funzione dei gesti che fa, delle azioni che compie, non confondendo però quelle azioni con l'essenza della persona, i valori di quella persona. Per esempio, una persona che dovesse decidere di fare qualcosa di non conveniente pur di tutelare il suo buon nome, pur di tutelare il suo onore, pur di tutelare la sua integrità, se vista nel momento specifico, può essere giudicata stupida. Quante volte, per esempio, abbiamo visto e assistito purtroppo a un'inversione di questi valori, cioè quello che si comportava bene diventava lo stupido, lo scemo. Quello che invece faceva il furbo, che poi furbo non era, era un malandrino, male che vada, ma non furbo, allora a quel punto quello era quello intelligente. Ecco, questo ci dovrebbe dare la cartina tornasole di quanto possa essere facile in funzione dei momenti storici e del sentire comune di maggioranza, la semplicità o meno di trovarsi di fronte a falsi profeti o meno. Io penso che sia molto più difficile ingannare o comunque, arruolare nelle proprie fila persone come erano i miei nonni, nonostante fossero formalmente con titoli di studio nettamente inferiori alla media circolante, non avrebbero mai ceduto a un vantaggio estemporaneo, mettendo a quel punto fine invece a quello che era una loro visione della vita, giusta o sbagliata che fosse.
Marco, io vorrei focalizzarmi su questa domanda adesso, che è la differenza tra falsi profeti e social influencer. Allora, ovviamente, diciamo che noi li possiamo chiamare in qualsiasi modo, oppure possono avere tanti ruoli, possono essere appunto gli influencer dei social, potrebbe essere il leader di un'azienda, potrebbe essere qualcuno che si occupa di spiritualità, qualcuno che ha trovato un metodo, i tanti motivatori che ci sono. Allora, in realtà, ci possono essere dei veri influencer, utilizzando appunto questo termine che oggi è molto diffuso, e leader oppure vero profeta, rimanendo sulla tematica di questa sera. In realtà la differenza, cioè influencer è anche una parola molto, molto potente, perché significa è colui che ti influenza. E anche se oggi viene utilizzata la parola influencer per il manipolatore. E in realtà manipolazione e influenza sono uno all'opposto dall'altro, perché influenza viene scelto per libero arbitrio, cioè a me risuona quella persona, sento che quello che ha fatto risuona con le mie cellule, quindi la prendo di esempio, quindi non significa che faccio un copia e incolla, ma prendo di esempio quello che quella persona ha fatto, quella che quella persona sta dicendo, e lo porto nella mia vita, ma quando lo porto nella mia vita appunto non è un copia e incolla, non è un emulare, ma è prendo ciò che mi serve per poterlo poi sviluppare nel mio contesto. Diverso invece è il manipolatore è quello che ti dice tu hai un problema. Manipolatori sono quelli che tu hai sempre un problema e il problema te lo risolvono loro. In realtà non è mai così, perché tu al massimo puoi essere un mezzo tramite il quale la persona può ottenere i propri risultati, ma sei un mezzo, non sei colui che gli dà quello che gli serve. Cioè, anche dire se vieni da me io ti guarisco, in realtà poniamo caso che Serena è una guaritrice. In realtà non è Serena che guarisce, Serena è il mezzo tramite il quale tu puoi ottenere la tua guarigione. Quindi Serena fa solo da tramite, non può guarirti. Ecco, quindi anche perché ricordiamoci che io posso guarirti solo esclusivamente se tu lo vuoi, davvero. Quindi non è mai la persona, cioè io sono lo strumento che tu utilizzi per ottenere il tuo obiettivo. Io sono al servizio. Non c'è mai qualcuno che può veramente cambiarti la vita, ma sei tu che scegli quella persona, quello strumento, quel mezzo, quella modalità per modificartela. Però sei tu che devi agire, non può essere l'altra persona. Infatti i veri maestri e quindi i veri profeti sono quelli che si mettono di fianco alla persona e la lasciano esperire. Non sono quelli che ti dicono, che si mettono davanti e ti dicono tu segui, fai esattamente quello che faccio io. Oppure si mettono dietro e ti dicono vai avanti, scusate, che mi viene da ridere, ok? I E quando famosi... uno si mette dietro la questione diventa pericolosa. Ok, ok, continuiamo con i messaggini. Ecco. Il falso profeta e quindi il manipolatore è esattamente quello che sta facendo la ragazza che vedete nell'immagine appunto della copertina. Cioè io sono lì, medito perché devo diventare spirituale, perché così raggiungo il nirvana, e in realtà c'è l'altra persona che è in pericolo di vita e non la stai aiutando. Ecco, il nirvana lo raggiungi prima se aiuti un'altra persona che è in pericolo, piuttosto di metterti lì a meditare, perché la Kundalini ti
salga dalla colonna, ti esca dal settimo chakra e magari ti fa andare poi in certi reparti ospedalieri che magari è meglio evitare, ecco, quindi ecco, sì, c'è qualcuno, Marco, che appoggia la tua idea sulla locandina, ok? Del resto, come avete potuto vedere, non solo non aiuta la persona che sta per cadere, ma guardate dove punta quel roccione con la sua indifferenza della signorina. Cioè, per me sembra una scelta azzeccatissima. Ok. Ok, quindi come si fa a manipolare o a influenzare? Quindi diamo la differenza tra vero influencer e manipolatore, che poi ovviamente vabbè, insomma, potremmo discuterne, ripeto, l'argomento di stasera è molto vasto, potremmo star qua giornate intere a parlarne. Beh, l'influencer è per esempio quello che ti dice tu ce la puoi fare con i tuoi mezzi, tu sei in gamba, tu hai talento, tu devi mettere al servizio tutto ciò che hai, lo sviluppi, divieni te stesso e da lì ti metti al servizio degli altri, divieni utile agli altri. Il manipolatore è colui che invece continua a dirti senza di me non vai da nessuna parte. E sono anche tutte quelle persone che continuano a voler le persone, le masse, attaccate a loro, tipo percorsi per anni e anni e anni, perché e non li lasciano mai andare. Cioè queste persone non guariscono mai, queste persone non sviluppano mai i propri talenti, che sia un percorso ovviamente di guarigione, che sia un percorso di crescita personale, di crescita spirituale, ma se voi siete sempre legati ad un guru, ad una persona e non vi staccate mai da quella persona, significa che quella persona non può essere un maestro. Quella persona vi sta utilizzando per sentirsi qualcuno lui, quindi magari il percorso dovrebbe farlo prima lui. A me quando le persone che vengono a fare i percorsi mi dicono Serena, sai, grazie per quello che hai fatto, adesso è il momento che io vada. Certo, grazie, e meno male che finalmente è arrivato il momento che tu vada e che faccia la tua strada. È lì che il vero profeta ha veramente profetizzato. È stato veramente un chiaroveggente, perché quella persona è diventata se stessa. Chi invece vuole mantenere sempre le persone attaccate a se stessi, beh, innanzitutto ha un grosso problema di ferita emotiva da abbandono, perché non riesce appunto ad abbandonare e quindi magari dovrebbe lavorare su questa ferita emotiva. Oppure ha un grosso problema di tradimento, quindi non vuole lasciarli andare perché si sente tradito e quindi controlla. E quindi il controllo, il dominio su queste persone. Però attenzione, attenzione, qua arriva sempre la chiave di tutti questi discorsi per il bene superiore. Cioè, io lo faccio per il tuo bene. No, in realtà lo stai facendo per un tuo bisogno che non riesci a risolvere. Quindi la differenza tra manipolazione e influenza è: guardate se chi vi sta parlando vi sta creando problemi o chi vi sta parlando vi sta tirando fuori veramente i vostri talenti. Guardate se chi vi sta parlando vi dice solo io posso risolverti questa cosa, solo questa tecnica ti può aiutare perché è la migliore di tutti e va bene perché siccome piace a me, allora è la migliore di tutti. Oppure se vi dice, beh, forse è meglio che tu trovi la tua via. Io non ti posso essere utile. Provate a vedere, a percepire queste differenze. Sono le differenze principali. Ti risolvo io il problema, però solo se stai con me, perché se non stai con me non risolvi il problema, ricordalo.
Oppure se c'è qualcuno che ti dice guarda che non hai bisogno di me, perché tu ce la puoi fare da solo. Al massimo io ci sono, ma solo esclusivamente per aiutarti, non per darti le soluzioni. E l'aiuto significa che ci devi mettere te stesso. Non devo essere io a darti la tecnica. Anche perché ricordiamoci che la tecnica non serve a niente. Tutte le meditazioni, i mantra, e fai quell'esercizio lì invece di quell'altro esercizio, non servono a niente se non cambiate voi. Servono a qualcosa e quindi potenziano nel momento in cui cambiate voi. No, ma non è la tecnica che vi modifica, siete voi che vi siete modificati, che utilizzate la tecnica per potenziarvi, che è diverso. Marco. Sì, parecchio diverso. Sì, è come il discorso della famosa canna da pesca, cioè, alla fine chi è che pesca? Chi è che prende il pesce? La canna da pesca o il pescatore? La canna da pesca è un mezzo, è condizione necessaria e fino a un certo punto, perché poi si può pescare anche senza canna, ma è condizione necessaria ma non sufficiente. Alla fine chi prende il pesce, chi pesca realmente è sempre e comunque il pescatore. E questo penso, rispecchi benissimo quello che diceva appunto Serena. Chi invece si spaccia o ti invita a pensare che il pescatore è lui, te non devi far niente, stai lì bello seduto che tanto pesco io, ti faccio vedere io come si fa e poi ci mangiamo insieme il pesce. Può essere un'idea. Il problema è che, come diceva Serena, dopo quella mangiata lì, se quello lì va via, io sono capace di pescare? No. E quindi avrò bisogno di nuovo di lui. Cioè, non è cambiato niente rispetto a quando sono arrivato. Lui era lì e stava pescando, prima e dopo. Io sono arrivato che non sapevo pescare e me ne vado che non so ancora pescare, quindi non ero autosufficiente prima, non sono autosufficiente dopo, e se anche lungo la strada incontro qualcuno che mi mette in mano una canna da pesca, sì, riuscirò a imitare formalmente, appunto come diceva Serena, a livello esterno, sì, magari ricreo il gesto, ma non ho capito niente, magari mi son perso il momento che quello metteva il vermetto e sto lì a continuare a tirare, a muovere la canna da pesca sperando che appaia il pesce all'improvviso. E ovviamente è inutile dire che il risultato sarà che rimango digiuno e a furia di non mangiare, vai col guru, vai col guru, vai col guru, come va a finire? Che cioè, va a finire male ovviamente. Furia di andare col guru va male. Dipende da chi è il guru. Ecco, quindi questo sì. Una Allora, cosa Marco, l'abbiam capita, diffidare da quelli che vi dicono andate avanti e vogliono diffidate delle imitazioni. Tra l'altro non era solo una pubblicità, ma in realtà è vero, perché tanti diventano guru perché imitano quello che leggono nei libri, oppure quello che hanno visto fare dagli altri, quindi diffidate dalle imitazioni. D'altronde anche Picasso cosa diceva? I mediocri imitano, i geni copiano, dove per copiare ovviamente nella sua lingua significava più che altro duplicare, cioè prendo e ci metto del mio, quindi non è il copia e incolla di cui parlavamo prima. Allora Marco, io volevo il messaggio di, se non sbaglio, Francesco. No, non è questo, è, scusami, questo. Sono diventato materialista dopo essermi liberato. In realtà, sei diventato materialista o ti sei equilibrato? Cioè, avendo compreso determinate cose, hai interiorizzato questi aspetti, chiamiamoli spirituali per capirci, per distinguerlo dalla materialità,
E hai capito che questi aspetti materiali questi aspetti spirituali possono essere sviluppati solo esclusivamente attraverso la materialità, perché noi viviamo in un mondo materiale e quindi è necessario, se vogliamo fare un percorso spirituale, utilizzare tutto ciò che è materiale. Noi dobbiamo essere equilibrati. Infatti i falsi profeti, per esempio la New Age ne ha creati tantissimi. New Age è stato un bellissimo filone, però a un certo punto è stato molto frainteso e ovviamente c'è stata quella parte, tanta purtroppo, dove no, solo lo spirito, la materia non è importante, il corpo è qualcosa di inutile. No, allora il nostro spirito, la nostra anima ha deciso di incarnarsi in un corpo materiale, quindi significa che il nostro spirito può evolvere solo esclusivamente perché l'anima si è incarnata su un corpo fisico, altrimenti non potrebbe raggiungere il suo obiettivo. Quindi anche questo aspetto è importantissimo, cioè l'equilibrio tra spirito e materia, tra anima e materia. Perché i percorsi spirituali non sono le meditazioni, non sono le preghiere, non sono le tecniche coi tripli carpiati, eccetera, eccetera, oppure so fare praticamente mi annodo, come ci sono certe posizioni yoga che complimenti a chi ovviamente riesce a farle, ma con cognizione di causa. Non è riuscire a fare questo. Spiritualità è ciò che tu fai ogni giorno, ciò che tu pensi ogni giorno e ciò che tu provi ogni giorno. Quello è il tuo percorso spirituale. Quindi la pratica. E quindi il falso profeta rimane sempre quello che ti dice no, così non ce la puoi fare. Tu fidati di me. Ecco, la classica frase, fidati di me. Però ricordatevi che la fiducia è qualcosa che si acquisisce sul campo, altrimenti è credenza, non è fiducia. Marco. Sì, eh sì. La distinzione netta penso sia proprio tutta lì. Quando c'è stata quella deviazione c'è stato come sempre una estremizzazione. Quindi si dava per scontato, si voleva sostenere che una persona per stare bene, per essere una bella persona, una brava persona e così via, dovesse per forza ridursi a una sorta di eremita, tornare sui cucuzzoli delle montagne, a vivere, che per carità, cioè, se a uno piace, e come dicevamo prima, non a tutti, cioè a chi può far bene togliersi un rene, chi proprio non è che ci sia bisogno, come magari può essere consigliato o propedeutico in un particolare momento e periodo della propria vita, ma non è detto che poi devo fare quello. E quindi si era creata alla fine l'unico problema che c'è sempre ed è l'unico problema che poi ognuno di noi deve risolvere, che è quello che citavi all'inizio della paura. Quindi abbiamo assistito a persone che avevano paura magari di prendere un certo tipo di telefonino perché sennò che non sono più spirituale o seguire un certo tipo di alimentazione, vestirsi in una certa maniera, tagliarsi o non tagliarsi barba e capelli. Ovviamente problema che non mi ha mai sfiorato, ma non è quello. Stiamo parlando ancora di carrozzeria, stiamo parlando di agitare la canna da pesca, ma alla fine è un voler girare al contrario il problema. È ovvio che un materialismo inteso come io vivo per compulsivamente comprare anche tutto ciò che non mi serve pur di averlo, è ovvio che sia sbagliato. Ma è altrettanto ovvio che è sbagliato il viceversa, cioè non è autocastrandomi o autoinfliggendomi delle sofferenze, perché io vorrei tanto fare una cosa, mi farebbe piacere farla, ma per paura del giudizio o perché quello lì m'ha detto che facendo così non sono più un santone, allora no, purtroppissimo non lo devo fare più.
No, cioè, il punto è proprio quello, non avere paura di fare quello che sentiamo giusto fare. Nel limite ovviamente, cioè, non è che se domani mattina ritengo giusto dare una sventagliata di mitra per strada, questo lo renda automaticamente giusto. È ovvio che ci sono dei limiti, ma se a me piace una camicia e una cravatta e mi sento bene con quelle, questo non mi rende meno spirituale o più spirituale di uno che si sente bene mettendosi un sacco di liuta addosso. Se sta bene lui, sto bene io, se sto bene io, sta bene lui e stiamo bene tutte e 2. Ma in effetti Marco ci sono tutti questi stereotipi, allora per esempio sono spirituale, mi faccio crescere la barba perché lo spirituale, oppure mi vesto solo di bianco perché lo spirituale è vestito di bianco, cioè, ragazzi non siamo più in mezzo a cioè la spiritualità è il percorso di ogni giorno che noi facciamo per evolvere, è la vita, la vera spiritualità è come noi viviamo la nostra vita. Infatti noi invece siamo troppo legati, come dicevi tu Marco, all'aspetto esteriore. Cioè perché? Perché il guru è così, cioè Osho aveva la tunica, la barba lunga e quindi se io voglio essere spirituale devo essere come... Ma lui era Osho. E cioè non è che tu devi essere uguale, oppure quelli che si prendono anche lo stesso nome di altri maestri, ma quel nome era suo, tu sei altro. Quindi Sì, sì, è come prendere una Panda, montarci sopra la carrozzeria di una Ferrari e esser convinti di avere una Ferrari, cioè. esatto. Formalmente da lontano sembrano la stessa cosa, ma secondo me qualche piccola differenza, son tutte e 2 italiane, ma secondo me qualche differenza riusciamo C'è. a trovarla. Imma, scusami, ho sbagliato il nome, ci dice: "È diventata una fobia sociale la paura di essere giudicati". Sì, La più importante. sia in senso, diciamo positivo che negativo, cioè, per fare in modo che le persone mi inquadrino in un determinato settore, devo per forza essere vestita in una determinata maniera oppure avere un determinato aspetto fisico, per esempio, sai, una volta il vero spirituale era la donna spirituale non doveva essere truccata, non doveva avere le unghie ovviamente colorate, poi sai, i capelli più erano in disordine, più eri spirituale, perché sennò se ti trucchi, ti metti gli orecchini, c'hai qualche gioiello addosso e hai il vestito elegante, non puoi essere spirituale. No, quello che diceva anche poco fa Marco, cioè, è questo, cioè, siamo ormai i paradigmi stanno cambiando, dobbiamo smetterla di stereotiparci. D'altronde lo continuiamo a dire ogni giorno e lo dicono anche i maestri spirituali, i sedicenti maestri spirituali, cioè non siate come gli altri, però poi loro cosa fanno? Vanno a copiare i maestri del passato, perché loro erano così, allora io sai, per sentirmi nel ruolo devo fare esattamente quello. Oppure l'alimentazione che diceva Marco prima. Volete sapere cosa va bene o no per voi? Che sia dall'alimentazione, ma anche l'abbigliamento, eccetera. Beh, lo sapete solo voi e lo potete scoprire con una tecnica, visto che volete le tecniche, con un aspetto molto interessante che è quello del test kinesiologico. Test kinesiologico riguarda solo voi, quindi la vostra coscienza, chi siete veramente in essenza. Quindi anche per esempio, se mangio in una determinata maniera allora sono spirituale, perché? Perché me l'ha detto me l'ha detto il mio maestro, allora devo fare esattamente così. Beh, sappiate che ci sono alcune persone, non facciamo riferimenti ovviamente ai presenti, che mangiando schifezze in realtà sono più in salute rispetto a mangiare cibo sano, e non facciamo nessun nome tra i presenti ovviamente, Assolutamente. ecco. Perché sappiate che per esempio c'è un 2,6% della popolazione, almeno questa era la percentuale di qualche anno fa, non so se oggi sia cambiata, che si potenzia con ciò che depotenzia gli altri. E non stiamo parlando di energie negative, ma semplicemente per fare
un esempio banalissimo, si potenziano mangiando patatine fritte oppure la Nutella. Perché? Perché hanno determinate vibrazioni loro personali che hanno sviluppato e che permette questo tipo di alimentazione. Questo solo per dire l'alimentazione, ma poi ovviamente potremmo star qua a parlare di tantissime cose. Lo stesso sport, lo stesso abbigliamento, cioè, e se voi andate a fare il test kinesiologico, scoprirete che anche nell'abbigliamento o nello sport, alla fine vi risulterà quello più potenziante esattamente quello che vi sentite meglio addosso o quello che meglio che avreste sempre voluto fare. Perché? Perché è innato, è qualcosa che vi appartiene, solo che vi siete convinti che siccome gli altri vi hanno detto così, e allora va bene, perché è un'autorità. Però ricordiamoci un'altra cosa, l'autorità, ovvero il guru, perché diventa guru per noi? Perché è un'autorità, ma l'autorità è colui che gestisce il vostro autos, e l'autos è l'idea che io ho di me. Quindi, se io la do in mano a qualcun altro, lui gestisce la mia vita. Il mio autos è mio. Qualcuno ha fatto la spia in chat, te lo dico Marco. No, no, ho segnalato anche ovviamente come sempre che ogni riferimento a cose e persone del tutto No, no, perché c'è qualcuno che finché parlavo ha scritto così, quindi io lo non... so, lo so, lo so. No, no, ma, a questo punto, visto che sono stato scoperto, confesso, e sempre in tema di rimanere di quello che dicevamo all'inizio, cioè quello che arriva e dice: "No, fai come faccio io e vedrai". Cioè, penso che se, a boh, di chi dovesse seguire quella che è la mia cosiddetta dieta alimentare per un 10 giorni, la ma 90% finirebbe ricoverato in ospedale, quindi eppure a me fa stare di un bene che la metà basta. Il punto è proprio quello, distinguere fra: faccio questa cosa qui perché me l'ha detta quello lì, perché quello lì dice che fa bene, o, mhmm, una semplice affermazione come quella che ha fatto Simo, ma la trovo esemplificativa: "La carbonara mi fa felice, punto. E l'ho deciso io, non l'ha deciso un altro". Eh sì, assolutamente sì, decisamente sì. Non l'ha deciso un altro, come anche pane, burro, Nutella, sì, sì, assolutamente anche questo. Cioè, non l'ha deciso un altro. Poi è ovvio che anche qui, va contestualizzato. Ci sono se io mi autoconvinco che un bicchiere di cicuta mi faccia stare benissimo, potrei autoconvincermi moltissimo, ma non è detto che il risultato sia quello auspicato. Ma in linea generale, anche qui è più roba di carrozzeria che non di sostanza. Il nostro corpo penso sia quasi perfetto, se ben abbinato alla mente. Penso che la mente sia poi qualcosa di veramente potente. E io ho fatto spesso questo esempio, questa domanda e questa osservazione, cioè quante volte in tutte le sperimentazioni cliniche sentiamo parlare del, famoso effetto placebo. Cioè si fa un test a doppio cieco e per vedere se una determinata cosa appunto funziona, fa bene a delle persone, ad alcuni si dà quello che si decide di testare, ad altri si dà il nulla, si dà lo zuccherino. Eppure sistematicamente ci sono quelli che col nulla, di qualsiasi patologia si parli, gli va bene anche lo zuccherino. Perché? Perché evidentemente è talmente forte quella convinzione che quello che si sta assumendo possa, interrompere, guarire, far terminare quel problema, che già quella da sola fa praticamente tutto il lavoro, senza bisogno che ci sia altro.
E quindi penso che la maggior parte passi da lì, dalla propria felicità. Cioè se uno è felice con se stesso, non perché si autoconvince, non perché gliel'ha detto qualcun altro, e beh, a quel punto rimane ben poco. Cioè, penso che il 90% e più sia veramente fatto. Cioè, a quel punto rimane, per chiudere il tema della giornata, rimane ben poco da fare per lo pseudo falso profeta. Se io sto bene, cioè, sì, lo ascolto, ma non mi sposto di un centimetro, sto già bene così, Sei perché mi devo spostare? centrato in te stesso. D'altronde, ecco, sì, siamo ormai in fase conclusiva, anche se come sempre, Marco, staremo qua molte più ore a parlare di queste cose, e vi è una ricalibrazione dell'umanità ormai da qualche anno, e la Come avete ricalibrazione visto, qualcosa è andato storto. ma la ricalibrazione cos'è? Non è qualcosa, come diceva appunto Daniel, con ingegneria, qualcosa di tecnologico, biologico ovviamente, manipolato, eccetera, ma vi è una ricalibrazione dell'umanità a livello proprio naturale, che porta anche ad un cambiamento biologico, ma non nel senso ovviamente che nel senso con cui si è parlato negli ultimi 2 anni. Biologico nel senso che c'è un adattamento alle nuove vibrazioni che da qualche anno stanno arrivando anche dall'universo, perché c'è stato, insomma, per chi ha seguito gli eventi nell'87, c'è stata la cosiddetta convergenza armonica, che altro non era un allineamento galattico di un certo tipo. Quindi voi sapete che insomma le influenze, le energie che arrivano dal cosmo, ovviamente noi possiamo sentirle in maniera molto più potente, molto meno potente a seconda dei periodi che stiamo vivendo. Quindi ci stiamo adattando anche a questo. Quindi c'è una ricalibrazione umana oggi. Ecco perché alcuni possono stare bene anche con ciò che agli altri fa star male. Poi ci sono altri che invece si ostinano a voler fare di tutto e magari non riescono a migliorare niente. La soluzione a tutto questo è semplice: state facendo ciò che non vi appartiene. Ecco, quindi l'importante è scoprire ciò che vi appartiene in quel momento, cioè non fate le cose per paura di, perché magari mangiate in una determinata maniera, fate un determinato tipo di sport, oppure fate una meditazione, perché? Per paura di qualcosa di brutto. Non lo fate in direzione di. Anche se spesso e volentieri io mi sento dire: ma no, lo faccio perché mi fa star bene. No, in realtà poi nel momento in cui io mi metto lì, vi faccio parlare, vi faccio dare delle spiegazioni, lo fate perché, cioè lo dite voi direttamente che lo fate perché avete paura di qualcosa. E allora è qua che sta la chiave di tutto quanto. Fate qualcosa per paura di, quindi per allontanarvi dal dolore, o fate qualcosa in direzione di, quindi per avvicinarvi alla vostra felicità? Sono due punti di vista completamente diversi. A proposito di ricalibrazione umana, Marco, do un po' uno spoiler di quello che sarà il breve video che verrà pubblicato poi domenica pomeriggio, proprio dal titolo La ricalibrazione umana. Quindi domenica pomeriggio alle 15 verrà pubblicato questo breve video che fa parte della rubrica Parole, simboli e idee. Quindi vi ho anche dato questo spoiler oggi. Marco, qualcosa in conclusione? Semplice, precisa e concisa, se ci riesco. Per esempio con Beatrice, No, tu non ce la fai a fare qualcosa di sintetico, Marco. purtroppo, purtroppissimo, no. Che non significa artificiale in questo caso, significa proprio l'espressione con poche parole, ecco. Sì, sì, sì. Qui per esempio Beatrice confidandoci, diciamo, quello che sta succedendo in questo momento, quindi dice: "Le mie energie sono scomparse", e spesso appunto si sente, soprattutto in questo periodo ovviamente molto faticoso per chi, ha vissuto in maniera consapevole tutta
questo passaggio. E però spesso manca poi la soluzione più semplice. Cioè molto spesso, appunto penso a tutti sia capitato di sentire tanti in questo periodo dire: "Sono senza energie, sono stanco". La cosa mhmm, più immediata e intuitiva che uno possa pensare o rispondere qual è? Fermati, riposati. Eppure pochissimi lo fanno. Ma se il tuo corpo ti sta dicendo che sei stanco, che ti devi fermare, che sei a riserva, devi fare benzina. O magari devi dedicarti, magari anche solo per un giorno, a quella cosa che ti piace, che non fai da una vita perché non hai tempo. E quindi tante volte le soluzioni più basilari, quelle che sembrano più idiote, perché uno dice: "Vabbè, ci volevi tu che arrivavi a dire che so' stanco, mi devo fermare, lo sapevo anch'io." Certo, però poi c'è il famoso tra il dire e il fare, c'è sempre di mezzo il mare. Marco, ma infatti non è il saperlo, è il fare. È il Esatto, farla quella esatto. cosa, perché saperla la sap okay, si sa. Quando a me dicono: "Cosa devo fare per star bene?" In realtà lo sai già cosa devi fare per star bene tu, non serve che te lo dico io, perché io alla fine non faccio altro che replicare quello che tu già sai. Ma siccome lo sai, fallo. No, lo so Beatrice, adesso, ho preso proprio giusto come spunto, ma perché tra l'altro, s visto che ci sia sono anch'io stranamente nello stesso periodo, nel senso che io ero abituato a fare una vita abbastanza movimentata, cioè, andavo a letto alle 2, alle 3 di notte, poi alle 5 mi svegliavo automaticamente, così, senza colpo ferire e stavo sempre bene, ero sempre molto energico. Anch'io da inizio anno effettivamente sono sempre parecchio stanco, dormo molto, molto di più e semplicemente lo faccio. Cioè ho visto che andare a letto alle 3 non mi fa stare più bene, come invece stavo bene prima, salvo quando faccio le dirette, magari me ne vado a letto alle 10 e la mattina mi sveglio 1 ora più tardi, piuttosto che se ho il pomeriggio libero, la mattina libera, anche se so che avrei 1.000.000 di cose da fare, dico: "Vabbè, è più importante che sto bene io", quindi le lascio lì belle ammucchiate, accantonate, quelle 1000 cose da fare, mi metto nel mio letto e mi faccio una mattinata in più a dormire, un pomeriggio in più a dormire. Sono cose che sembrano rivoluzionarie, assurde, ma sono cose molto normali, cioè sono cose molto lo so che l'età purtroppo quella avanza. Io poi ho il problema di essere nato vecchio, quindi è un Marco, gran non casino. preoccuparti, ci sono quelli che più vanno avanti in Cronos, quindi in questo tempo lineare, più ringiovaniscono e ci sono quelli che ovviamente gli fa bene la Nutella, ma si sentono poi stanchi e vanno a letto presto. Ci sta, ci sta. Il più è accettarlo, vedi, non me ne faccio un problema. Stavo bene prima andare a letto alle 3 e mi farò star bene andare a letto anche alle 9, non è un problema, cioè. E vabbè, guarderai qualche film in meno, qualche stagione in meno di qualche serie, dai. Ammetto con somma vergogna che ormai è quasi sistematico che io mi addormenti davanti alla televisione. L'ho sempre ritenuta una cosa inconcepibile e invece sì, purtroppo ammetto. Bene, allora Marco, ci avviamo verso i saluti, verso la conclusione, così poi puoi andare a letto. Eh sì, ce Ehm, n'è tanto io bisogno. invece c'ho l'ultima stagione dello Shield da guardare, quindi Quella si chiama dipendenza. sì, esatto. Infatti, come ho detto, guai a qualcuno che mi consigli ancora delle serie. Se al massimo devono avere 2 stagioni, non più di 2 stagioni, altrimenti non le guardo. Mi rivolgo a Ehm quelli in chat, quindi sapete cosa dovete fare adesso scrivendo in chat, scatenatevi. Non coglierò la provocazione. Ho detto: "Mai più 7 stagioni, mai più". Quindi e questo era il motivo per cui non volevo Netflixarmi, quindi ovviamente poi
anch'io sono caduta nella Vedi, tentazione. vedi a Ecco. seguire i consigli di Burioni cosa succede. L'hai voluto tu e adesso te li tieni perché Lui hai ad agosto voluto ha detto che ci regalava eh, hai l'abbonamento visto? di Netflix. In realtà me lo sto pagando, però vabbè, insomma, Te l'ho sempre detto che non andava seguita quella persona lì, non mi hai voluto dare retta, hai pensato che io fossi un falso profeta e vedi? Comunque a chi l'altra volta mi diceva: "Non parlo del nuovo Coulson", ho capito che cosa intendeva, ecco, quindi ho avuto modo di scoprirlo. Quindi Marco, dai, giungiamo ai saluti ai nostri amici, vai, inizia tu. Ringraziamo come sempre tutti perché sono ormai tutti amici, la maggior parte magari non ci siamo mai incontrati o visti di persona, ma ormai è come avere una piccola famigliola, una piccola combriccola di amici col quale ritrovarsi più che volentieri a cadenza costante, quindi grazie a tutti. Infatti se non sbaglio adesso spero di non sbagliare, mi sembrava Francesco che dicesse quand'è che qualche volta si potrebbe fare anche in presenza. Allora ragazzi, io abito a Rovigo, quando volete la mia casa è a disposizione, io tengo i corsi a casa mia, quindi faccio volentieri anche questo in Spoiler! presenza. Marco abita a Milano, quindi o a Rovigo o a Milano ci possiamo incontrare Io non molto tengo corsi, volentieri. ma se volete farvi una carbonara ve la offro volentieri, con un po' di Nutella sopra, non si nega mai a nessuno. No, ma il mio corsi era: la casa è aperta perché ovviamente invitando altre persone possiamo fare anche questo in presenza. Scherzi a parte, comunque non era uno scherzo, era comunque un invito. Io ringrazio tutti quanti come sempre per essere stati con noi, quindi insomma mi aggrego ai saluti di Marco e ai ringraziamenti di Marco. Grazie anche sempre per gli spunti che ci date in chat e per condividere ovviamente questa oretta insieme settimanalmente, anche un po' ridendo e scherzando, quindi alleggerendo un po' gli argomenti che trattiamo. Come sempre dal vivo, trovate me e Marco il venerdì alle 13:30 con Stampa e Omissis, e poi ovviamente vi invitiamo anche a guardare tutte le altre rubriche di MRTV. Ovviamente voi sapete che il nostro palinsesto è ampio e si sta ampliando ancora, quindi grazie a tutti quanti, davvero, e buonanotte, sogni d'oro a tutti quanti, buone riflessioni e Marco, sigla.